Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle fantastiche pizzette fritte o pizzelle fritte o montanare, un tipico street food della cucina napoletana. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi a casa delle pizzette come quelle che potete gustare nei vicoli di Napoli. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare il nostro impasto abbiamo bisogno di farina 0 con 12 g di proteine, acqua fredda di rubinetto, lievito di birra fresco e sale. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Prima di tutto verso il lievito nel contenitore dell'acqua e lo faccio sciogliere. Ora versiamo acqua e lievito nella ciotola della farina. Stiamo dando al nostro impasto un'idratazione del 70%. Adesso lavoriamo inizialmente con un cucchiaio di legno. E aggiungiamo il sale. Lavoriamo a mano. L'impasto inizialmente è appiccicoso, ma l'importante è non aggiungere altra farina. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare in planetaria. Per il momento basta così, sono sufficienti 2 minuti inizialmente, perché ora l'impasto deve riposare. Copro la ciotola con un panno morbido e pulito e lascio riposare il mio impasto per 15 minuti. Dopo il breve riposo riprendiamo il nostro impasto. Possiamo già vedere come è cambiata completamente la sua struttura. Vedete? Ha già acquisito elasticità con pochissimi minuti di riposo. Adesso una spolveratina di farina sul piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. E ora lo lavoriamo per pochi minuti energicamente, allungandolo e piegandolo. Eccolo qui, il nostro impasto, vedete? Morbido, morbido, ma ben lavorabile. Dopo 3 minuti possiamo metterlo in una ciotola leggermente unta di olio, chiudiamo la ciotola con la pellicola e lasciamo l'impasto raddoppiare di volume. Il mio impasto in 2 ore ha più che raddoppiato di volume alla temperatura ambiente di 28 gradi. Ora infariniamo il piano di lavoro e ci rovesciamo l'impasto. È un impasto soffice e davvero bellissimo. Ora lo chiudiamo
in questo modo. Lo allunghiamo e cominciamo a ritagliare dei piccoli pezzi. I panetti che ho ritagliato pesano tra i 60 e i 65 grammi. Adesso uno ad uno li chiudiamo in questo modo e li pieghiamo. Eccolo qui, il primo panetto è pronto. Lo metto su un vassoio spolverato di farina. E questo è l'ultimo dei nostri panetti. Metto anche questo panetto sul vassoio, copro il vassoio con un panno morbido e lascio riposare i panetti per 15 minuti. Guardate, in poco tempo i nostri panetti come hanno già raddoppiato di volume. Sono magnifici. Adesso uno ad uno li stendiamo preparando le pizzette. Le stendo tutte e nel frattempo metto sul gas una padella con abbondante olio di arachidi e lo porto alla temperatura di 170 gradi. L'olio è arrivato a temperatura e noi iniziamo a friggere. Ancora pochi secondi e poi le togliamo dall'olio. Possiamo scolarle e le mettiamo su un vassoio con carta assorbente. Allo stesso modo continuo a cuocere tutte le altre. Eccole qui, le nostre pizzette fritte pronte. Ora preparo un vassoio. Alcune le lascio così, assolutamente naturali, perché sono ottime veramente da gustare. Altre invece andrò ad arricchirle con un pochino di salsa di pomodoro appena preparata da me, parmigiano e basilico. Vedete? È davvero semplice da preparare ma deliziosa. E le nostre pizzette fritte sono pronte per essere gustate. Penso che siano dei veri peccati di gola. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia ricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.